Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Oggi parliamo di questo piccolo illuminatore decisamente compatto, portatile. Praticamente è molto simile al modello che ti ho portato l'anno scorso, sempre di G1, il G60 Molus. Ok, prodotto decisamente interessante e lo andiamo a scoprire. Ti parlo della versione RGB perché esiste anche la versione normale CGT, bicolor, quindi devi valutare te se ti servono i colori oppure no. Comunque quello che andrò a dire oggi soprattutto mi vado a concentrare sugli aspetti che ritengo molto importanti per chi utilizza illuminatori di G1. Innanzitutto ti farò vedere come si aggiorna il firmware quando non puoi farlo tramite l'applicazione, quindi ti faccio vedere come si fa tramite PC, ti faccio vedere anche come si utilizza l'applicazione e come utilizzare magari più punti luce. Quindi guarda questo video fino alla fine perché secondo me non andiamo solo a fare la classica recensione del prodotto, perché alla fine dal G60 che ti ho fatto vedere l'anno scorso, per quanto riguarda proprio le prestazioni, non ci sono novità. Cambia ovviamente il design, che può piacere o non piacere, questo ovviamente lo decidete voi. E quindi oggi cerchiamo di fare una chiacchierata e poi ovviamente dopo aver detto tutto quello che ti ho appena elencato faremo anche due conti se ne vale la pena oppure no. Vediamo il contenuto di questa custodia dove troveremo alcuni accessori. Io ho la versione ragazzi combo, esiste anche la versione liscia di questo i60 RGB, quindi abbiamo anche una luce colorata. Un suggerimento che ti vado subito a dire: magari ti vai a scaricare subito l'applicazione ZY Vega sia per telefoni Android che di Apple, che adesso questa applicazione è migliorata, funziona molto meglio ed è decisamente molto utile, soprattutto quando parliamo di illuminatori RGB, giusto per trovare il colore in maniera più veloce. Dopo ti farò vedere anche qualcosina. Allora, all'interno di questa custodia abbiamo anche alcuni accessori che trovi anche nella versione liscia, anzi nella versione liscia trovi solamente l'illuminatore e l'alimentatore che è da 60 watt, quindi la giusta potenza. Ricordo che lui ha un assorbimento massimo proprio di 60 watt. Abbiamo la parabolina con attacco proprietario e anche un dome in silicone, ok, per avere magari una luce un po' più morbida. Una batteria al litio con una capacità di 58 Wh che si va a inserire direttamente sull'X60, dopo ti faccio vedere. Una batteria che praticamente è uguale, identica a quella che troviamo nel Molus X100 che ti ho fatto vedere l'anno scorso, anzi eccola qua, te la faccio vedere, cambia solamente il colore, la capacità è la stessa. Quindi per quanto riguarda proprio l'autonomia è anche veloce fare il calcolo, perché con 58 Wh e un assorbimento da 60 watt, quindi avremo poco meno di 60 minuti di autonomia se lo vai a utilizzare alla massima potenza. Abbiamo una porta USB di tipo C che ti permette proprio di ricaricare questa batteria e puoi anche utilizzare questa batteria come un power bank, però da qui escono 30 watt. Abbiamo un tasto che ovviamente andrà ad accendere anche dei LED che ti diranno ovviamente lo stato di carica rimanente di questa batteria. Il caricatore lo devi avere tu, ok? E per ultimo abbiamo ovviamente la cosa principale, quindi questo piccolo illuminatore RGB che come vedete è decisamente molto compatto. Ti faccio vedere subito il Molus G60 che è uscito l'anno scorso, CCT, e come vedete rimane sempre questo un illuminatore molto compatto, piccolo, però qui abbiamo fatto di meglio per quanto riguarda proprio le dimensioni. Pesa di più, leggermente di più rispetto a questo, ma sono decisamente pochi grammi. Vediamolo più da vicino, questo concentrato di tecnologia per quanto riguarda l'illuminazione RGB X60, decisamente un prodottino molto interessante. Adesso ti faccio vedere un'altra volta le dimensioni perché ti voglio far vedere il peso rispetto ovviamente al Molus G60 che rimane in commercio. Ricordiamo che il Molus G60 si fa per dire solamente bicolor, ok? Qui abbiamo anche i colori, quindi valuta te se ti serve la versione con i colori oppure ti basta semplicemente un modello CCT, ok? Allora vediamo il peso, lo facciamo ovviamente assieme, accendiamo la bilancia, ti faccio vedere che pesa leggermente di più, però
la differenza è minima, 320 grammi, qui abbiamo 304 grammi, quindi sono 16 grammi che neppure li sentirai. Qui abbiamo un prodotto per quanto riguarda la carcassa più lunga rispetto al Molus G60, però è più stretto, però secondo me se poi lo dobbiamo mettere su uno zaino praticamente non cambia nulla per quanto riguarda proprio lo spazio che andrà a occupare, ok? Sono due prodotti che rimangono molto molto leggeri e portatili. Quindi detto questo procediamo e vediamolo più da vicino. Allora, innanzitutto abbiamo il LED COB RGB che è anche protetto da un vetrino che è anche un po' satinato, quindi funge anche da diffusore, ok? Qui abbiamo, come vedi, una plastica semitrasparente che ti consente proprio di vedere quello che c'è all'interno, ok? La scheda madre. Abbiamo un innesto proprietario di Gyeon, quindi ti posso dire che attualmente non hai una scelta per quanto riguarda modificatori che andrai a utilizzare. Abbiamo la parabola e un piccolo softbox, quindi devi prendere in considerazione, e fallo subito, questo bracket, ok? Che ti consente di utilizzare proprio modificatori con questo innesto. Qui come si procede? Semplicemente andrai a inserirlo come vai a inserire un normale modificatore, vai a inserirlo qui e dopo puoi utilizzare il modificatore che più ti piace. Tra l'altro anche il foro per l'ombrella. C'è anche un altro modello, anzi ti suggerisco quello che praticamente non avrai questo spazio che va tra l'illuminatore e il bracket, questi 3 cm, quindi è attaccato direttamente all'illuminatore, quindi questa parabola viene dimezzata e quindi vai a riempire, non dico completamente, ma in maniera migliore rispetto a questo bracket, perché praticamente la spara la luce e quindi non riesce a riempirlo completamente, soprattutto ragazzi quando parliamo di modificatori che hanno un diametro decisamente grande. Piccola interruzione ragazzi, perché mi sono accorto di una cosa che purtroppo mi ha lasciato un po' deluso. Allora, sono due i bracket che ti dicevo poco fa di Gyeon, ecco qua, io li ho tutti e due, ma praticamente ho sempre utilizzato questo, anche col G60. Come vedi va praticamente a allinearsi proprio l'illuminatore con il bracket e abbiamo una parabola decisamente più corta, quindi va a riempire meglio il modificatore che vai a utilizzare. Questo è quello che dovrai utilizzare se vuoi acquistare un bracket per l'X60, perché io ho provato a inserirlo proprio qui e non ci riesco, ok? Non ho provato a sforzare perché abbiamo un innesto in plastica. Qui abbiamo il pulsantino dello sgancio della batteria che praticamente va a fare da spessore, quindi non ci riesci. Quindi X60 solamente questo bracket, ok? Poi per staccarlo abbiamo una levetta, basta alzarla e si toglie velocemente, ok ragazzi? Qui come vedete abbiamo anche un tasto che ti serve per togliere poi la batteria che trovi in dotazione se hai deciso di acquistare la combo. La batteria si mette in maniera molto veloce, è un innesto che non puoi ovviamente sbagliare. Una batteria che, come ti dicevo, ha una discreta autonomia, se lo utilizzi anche alla massima potenza, calcola 50 minuti, poco più, poco meno. Per accenderlo basta tenere premuto questo tasto arancione e poi giri leggermente il dimmer di sinistra, ok? E poi puoi navigare nelle funzioni tramite proprio questi due potenziometri che adesso ti faccio vedere. Però prima volevo farti vedere anche la parte sottostante dove abbiamo un filetto da 1/4 che ti consente di collegarlo a uno stativo. Mi sarebbe piaciuto trovare un piccolo bracket che mi consente anche di inclinarlo e di utilizzare una semplice banalissima ombrella, quindi avere il buco che troviamo qui, ok? Perché io utilizzo tantissimo l'ombrella. Poi abbiamo questo tappo in silicone che protegge le connessioni per alimentarlo. Abbiamo l'entrata DC che ti consente proprio di collegare l'alimentatore che hai in dotazione, o se non hai deciso di acquistare la combo, quindi non hai questa batteria, puoi utilizzare anche un power bank o una batteria V-mount. Se decidi di acquistare o utilizzare un power bank deve essere almeno da 60 watt, anche se io ti consiglio i 100 watt.
Poi, come vedete, qui abbiamo il dissipatore che si vede a vista, che viene raffreddato da questa ventola che ha anche, ovviamente per protezione, questa griglia. Ok ragazzi, una ventola che non crea problemi per quanto riguarda il rumore anche quando gira alla massima potenza. Man mano che lo andrete a utilizzare, soprattutto quando la potenza sarà più elevata, girerà più veloce, però ti posso dire che se devi anche registrare un video con del parlato e lo hai anche abbastanza vicino, non ti crea nessun problema. Allora ragazzi, vediamo velocemente anche questo piccolo display con questi due dimmer che ti consentono proprio di modificare la temperatura colore e anche la potenza e anche i colori, perché ricordiamo che questo piccolo illuminatore è RGB. È proprio per questo che ti vado ancora una volta a raccomandare l'applicazione, perché sì, quando dobbiamo modificare la temperatura a colore, quindi lo andiamo a utilizzare in modalità CCT, secondo me è utilizzabile questo piccolo display e anche questi due piccoli dimmer. Puoi farlo in maniera molto veloce, però se magari vai a utilizzare magari anche solamente due illuminatori, l'applicazione praticamente dico che è quasi obbligatoria. Poi quando vai a utilizzare i colori, motivo in più, perché ti va a velocizzare tantissimo, soprattutto quando devi trovare dei colori particolari. Ok, comunque vediamo velocemente come si procede. Abbiamo due dimmer, uno di destra e uno di sinistra, che ti consente di aumentare e diminuire la potenza. Se lo vai a premere, tra l'altro, passi direttamente al 50%, se vai a premere un'altra volta passi al 100% della potenza, premendo un'altra volta lo vai a spegnere. Ok, con il dimmer di destra aumenti e diminuisci la temperatura a colore, si parte da 2007 fino a un massimo di 6005. Poi premendo il dimmer di destra passi alla modalità RGB, ok, a tutti i vari pannelli per cambiare i colori, la saturazione, e in questo caso ti consiglio al 100% l'applicazione, ok, ti semplifica decisamente la vita. Poi se sei uno smanettone, ovviamente potrai fare tutto tramite questo dimmer, ok, e cambiare anche la potenza. E poi ci sono gli effetti per chi li va a utilizzare nei video. Basta, altro non c'è. Vediamo ragazzi anche un aspetto molto importante, giusto a scopo informativo, se questi due illuminatori, il G60 che è uscito l'anno scorso e l'I60 che è appena uscito, se sono anche potenti. Ovviamente stiamo parlando di lux, ok? E andiamo a fare la misurazione con l'858. Sono entrambi uguali per quanto riguarda l'assorbimento, 60 watt, 60 watt, sono entrambi bicolor, però qui abbiamo anche la funzione RGB, quindi potrebbe avere un calo proprio di potenza quando lo vai a utilizzare in modalità CCT. Ti avevo spiegato il motivo su questo video proprio esattamente quando ti ho fatto la recensione del G60, quindi ti lascio il video qui sopra tra le schede, vattelo a vedere, perché per alcuni di voi potrebbe essere sufficiente anche un illuminatore a temperatura fissa 5006 che ha di solito un 15-20% in più di potenza, ok? Quindi valuta te. Ovviamente quando parliamo di bicolor è più gestibile, soprattutto quando lo vai a integrare con delle luci già esistenti. Detto questo, allora lo mettiamo alla massima potenza, facciamo questa misurazione alla massima potenza, portiamo la temperatura a 6500 perché G1 dice che a 6500 abbiamo il miglior risultato. Adesso in questa stanza c'è un po' ovviamente di luce che ovviamente serve proprio per illuminare questo video, se no non mi vedi. Ti dico subito che non è tantissima, abbiamo solamente 160 lux. Quindi partiamo con il G60 e poi facciamo la stessa cosa con l'X60, quindi lo portiamo alla massima potenza, ok, sto fermo qua, lumisfera sulla mia fronte, prendiamo la misurazione, mi dà 740, ripetiamo, 740, ripetiamo per la terza volta, 740, quindi abbiamo 740 lux. Ovviamente questa è una luce di rimbalzo, non è presa direttamente davanti all'illuminatore. Avremo una luce decisamente più potente, però era per vedere proprio la luce di rimbalzo quanti lux abbiamo proprio esattamente sulla mia fronte, quindi 740 lux. Facciamo la stessa cosa con l'X60, lo portiamo alla massima potenza e prendiamo la misurazione. 700, 640, strano, 700, ok? Quindi praticamente io mi sento di dire che sono praticamente uguali, leggermente, ma di poco, migliore proprio
il G60. Quindi capisci bene che secondo me, se fosse il mio primo illuminatore, mi prendo direttamente l'X60 che è anche RGB. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere come utilizzare l'applicazione, ok? Ti faccio vedere come aggiungere 2 punti luce, ma potrebbero essere anche di più. Nel mio caso utilizziamo il Molus X60 e anche questo piccolo pannellino sempre di Jhun da 20 watt MC20 RGB, tra l'altro molto utile. Io lo utilizzo moltissimo come backlight nei video, anche nelle foto, perché no. Ha la particolarità che innanzitutto ha una batteria integrata, ha una 18650 praticamente, quindi è anche una valida autonomia, e poi hai in dotazione anche questi accessori magnetici come la griglia, un doppio diffusore e le bundles, ok? Ti lascio il link in descrizione e prendilo in considerazione, perché secondo me da utilizzare in velocità al posto del classico flash potrebbe essere la soluzione ideale. Poi se sei un videomaker penso che questo prodottino dovresti prenderlo in considerazione. Comunque ne riparleremo. Allora, detto questo, adesso partiamo proprio da zero e ti faccio vedere come ti devi comportare. Allora, la prima cosa che ti consiglio di fare però è quello, proprio perché potresti avere dei problemi, e fallo, perché magari alcuni ci perdono la testa, non riesci proprio a collegare il tuo illuminatore con l'applicazione. Innanzitutto applicazione aggiornata. Aggiornato deve essere anche il firmware. Il firmware si può aggiornare tramite OTA con l'applicazione, però se ovviamente non riesci a collegare questo illuminatore con l'applicazione non riesci neppure a fare l'aggiornamento firmware, quindi devi passare per il tuo PC, ti scarichi il programmino Mac o Windows, ti scarichi poi l'ultimo firmware e l'applicazione praticamente ti dirà passo dopo passo in maniera molto semplice quello che devi fare. Praticamente vai a indicare il percorso dove è scaricato il firmware. Una volta che hai collegato ovviamente il cavo USB anche al tuo PC, l'applicazione vede l'illuminatore che hai inserito e praticamente fai l'update, un'operazione che dura meno di un minuto, ok? Fallo perché è importante se vuoi che funzioni tutto correttamente. Altra cosa che ti vado a suggerire è quello che molto spesso dovrai fare un reset del Bluetooth, perché una volta che hai collegato sì all'applicazione, ad esempio il Molus, può funzionare per diverso tempo, però alle volte hai dei problemi, quindi devi rifare l'operazione e quindi devi resettare il Bluetooth. Come si resetta il Bluetooth sui prodotti Jhun? Molto semplice, basta innanzitutto premere per 3 volte consecutivamente proprio il tasto di accensione. Adesso io sono andato ad accenderlo perché era spento, anzi l'ho spento ancora, lo andiamo ad accendere. E per resettarlo basta premere 3 volte, quindi lo facciamo assieme 1, 2, 3 e praticamente vedrai sul display che è resettato proprio il Bluetooth. Quindi a questo punto innanzitutto vado a abbassare la potenza così non dà fastidio. Abbiamo resettato il Bluetooth, lo facciamo anche su questo MC20, 1, 2, 3 e abbiamo resettato. Quindi apriamo l'applicazione. Adesso io vado a togliere questo gruppo che avevo già fatto e facciamo tutto assieme, ok? Allora, prima creiamo una cartella, un setup luci che vogliamo utilizzare. Possiamo aggiungerne quanti ne vogliamo, ad esempio io sto registrando un video in studio, sono in questa posizione, me lo vado a creare, poi magari se devo registrare un video su un'altra location mi vado già a programmare le luci, ok, che voglio utilizzare. Comunque diamo un nome alla cartella, al setup luci, lo chiamiamo test, andiamo a dare anche un'etichetta colorata, poi ci tappiamo sopra. A questo punto dobbiamo aggiungere proprio i nostri illuminatori. Il reset l'abbiamo già fatto, non devi farlo la prima volta che vai ad acquistare ovviamente l'illuminatore perché è già resettato di fabbrica. Quindi a questo punto vai ad aggiungere tramite il tasto più, tappi e come vedi vede già l'applicazione in maniera molto veloce l'M20C e il Molus X60 RGB, quindi li andiamo a bliffare e li andiamo ad aggiungere.
adesso ci vorranno circa 30 secondi, se tutto va bene, per poter utilizzare questi due illuminatori. Ecco, abbiamo già fatto tutto e a questo punto possiamo utilizzarli anche singolarmente oppure assieme. Quindi partiamo proprio dall'MC20, ok? Adesso non perderò tanto tempo su cose che abbiamo già visto su altri video, comunque puoi aumentare e diminuire la potenza, la temperatura a colore, ma quello che voglio farti vedere, dal momento che sono entrambi RGB, da questo pannello, da questa pagina puoi andare proprio sul pannello HSI RGB e selezionare il colore che vuoi utilizzare. Puoi ovviamente aumentare la potenza, la saturazione, insomma tutte queste cose che in maniera veloce facciamo dall'applicazione. Credetemi che è molto più veloce invece di farlo direttamente dai dimmer. Quindi abbassiamo la potenza un po', passiamo al Molus I60, stessa cosa anche qui, possiamo aumentare e diminuire la potenza, cambiare la temperatura a colore, ma noi passiamo direttamente al pannellino HSI. Qui abbiamo messo un blu, abbiamo anche dei colori che possiamo salvarci per poi riutilizzarli, praticamente. Ad esempio adesso io vado a mettere un rosso, me lo vado a salvare, ok, c'è un colore un po' particolare e lo vado a utilizzare nel setup luci che voglio utilizzare, ok? In maniera molto veloce, poi aumenti e diminuisci anche qui la potenza, la saturazione, insomma un'applicazione che secondo me è ben fatta. Ok, poi anche la possibilità di beccare un colore particolare magari su un setup luci, vuoi ad esempio questo blu qua, lo vado a selezionare, ok, e me lo va ad aggiungere, ok? Operazione molto semplice, quindi se hai domande ti aspetto qui sotto nei commenti. Dunque ragazzi, allora fasi conclusive di questo video, siamo arrivati alla parte più dolente, cioè prezzi. Ti dico subito che in descrizione troverai un codice sconto che ti farà risparmiare il 10% sul prezzo che troverai sia su Amazon oppure sul sito ufficiale di Zhiyun. Momento in cui registro questo video costa 389 euro, la combo RGB, poi la versione liscia 319, che io sinceramente partirei di versione liscia, non mi interessa questa batteria, utilizzo la mia V-mount che è molto più gestibile, insomma. Questa è ovviamente la mia opinione per l'uso che devo fare io. Comunque la combo ha anche questa batteria. Il consiglio che mi sento di dirti però è di acquistare, anche se non è compreso nella combo, il bracket, che è molto molto utile, ok? Ti compri secondo me la versione liscia, aggiungi il bracket e poi se possiedi già una V-mount meglio per te, oppure considera proprio l'acquisto di una V-mount che poi la potrei utilizzare anche per altri scopi, perché serve sempre, ok? Te ne renderai conto soprattutto se sei agli inizi. Poi ovviamente se per te non è un problema ti compri direttamente sta combo qui che hai questa batteria e anche quella parabolina, insomma vedi te. Comunque ti lascio tutti i link in descrizione. Volevo concludere dicendoti un aspetto molto importante, cioè l'assistenza Zhiyun funziona? E beh, io ti dico la mia esperienza perché ho avuto problemi, certamente sì, perché non è tutto rose e fiori, anzi ho avuto problemi anche con Godos e te ne parlerò magari su un video dedicato. Però per quanto riguarda Zhiyun, allora il Molus 100, te l'ho fatto vedere l'anno scorso, che praticamente ha una batteria uguale identica a questa, te l'ho fatta anche vedere, però la prima serie diciamo che aveva dei problemi, infatti me l'hanno cambiata, ok? Ho dovuto spedire in Germania, mi sono accorto proprio di questa cosa a gennaio, sono andato proprio per utilizzarlo, pensavo che fosse scarica, però non si ricaricava più, non dava più segni di vita. Ho contattato l'assistenza, ho dovuto spedire in Germania, il tutto è durato un mese e ho risolto, ok? Mi hanno detto che se avrò ancora dei problemi me la cambiano senza nessun problema, ok? Scusate se vi ripeto le parole, ma voglio essere chiaro con voi. Comunque ho deciso che da oggi in avanti, se riscontro dei problemi con i prodotti che utilizzo, ovviamente problemi che non ho causato io perché li ho fatti cadere, ve ne parlerò, ok? Giusto per trasparenza, fatemi capire se vi può interessare una cosa del genere. Quindi ragazzi, io chiudo qua il video, se avete domande e dubbi vi aspetto qui sotto nei commenti, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, ciao!